Papà è stato un aerosiluratore a bordo dell'SM-79 Savoia Marchetti, detto il Gobbo. È stato un eroe di guerra, faceva parte del Corso Rex, che oggi non esiste più perché oggi è diventato il Rostro. Ha collezionato 5 medaglie d'argento, 2 medaglie di bronzo, una croce di guerra, un avanzamento per meriti di guerra che grosso modo equivaleva a un'altra decorazione, quindi parliamo di un'eccellenza, quella che oggi si potrebbe definire un Top Gun, ecco, per usare un termine moderno. Tra l'altro il corso Rex è stato il corso che ha avuto praticamente quasi la metà dei piloti morti in combattimento, quindi affrontavano a bordo di un aereo che era sì celebrato all'epoca degli inizi dell'Armazzurra di Balbo come un aereo, l'aereo dei record, perché facevano le trasvolate, ma in realtà era un aereo che è stato adattato a essere un bombardiere e poi un aereo da siluri senza avere magari capacità raffinate. Quello che si può dire, ne parlavano bene perché quando veniva abbattuto galleggiava e quindi consentiva all'equipaggio di stare sopra l'aereo che galleggiava in mare e aspettare i soccorsi abbastanza comodamente. Ecco, poi papà, quello che diciamo non sapevamo, che è stato frutto di una ricerca storica, è quello che lui ha fatto dopo l'8 settembre, l'armistizio. Ecco, nelle interviste che ha rilasciato al nostro ottimo Claudio Costa, aveva parlato di un suo diciamo disimpegno operativo dopo l'armistizio, dicendo sì, è vero, io ero dalle parti di Verona, non ho aderito, e in effetti lui non ha mai aderito alla Repubblica Sociale, ma hanno lasciato stare i tedeschi perché non ero un celebrato eroe secondo loro, e quindi alla fine non mi hanno rotto le scatole più di tanto, ci siamo lasciati campare tutti e due. Invece poi scartabellando sono venuti fuori, dopo la scomparsa di papà, dei documenti che attestavano che lui sostanzialmente ha fatto parte della Resistenza. Uno di questi documenti è una lettera, una sorta di lasciapassare, perché dopo l'armistizio c'era la caccia no, da parte dei fascisti per arruolare il più possibile persone nella Repubblica Sociale, dall'altro i partigiani che eliminavano i fascisti che erano iscritti alla Repubblica Sociale. Papà, che si trovava a Verona perché era in convalescenza, doveva in qualche modo prima di tutto sopravvivere, salvare la pelle, e poi quello che c'è scritto in questa lettera era che voleva passare appunto nelle linee della partigianeria, e questo lasciapassare è proprio scritto di pugno dal responsabile del CNL di Verona, della provincia di Verona, Gianfranco De Bosio. Facendo qualche ricerca, Gianfranco De Bosio è stato poi, dopo la guerra, un grande regista a Verona, all'Arena di Verona, regista di opere teatrali, e quindi ecco, ha avuto poi un seguito. Allora, che cosa dice in questa lettera sostanzialmente? Che conferma che Setti Alessandro non ha aderito né giurato né prestato servizio né collaborato dopo l'8 settembre con la Repubblica Sociale. Cosa ha fatto papà sostanzialmente? Si è nascosto dai suoi genitori a Verona, da mia madre, allora fidanzata, e ha cercato immediatamente di mettersi in contatto con il CNL di Milano per avere un lasciapassare e per poter unirsi ai partigiani. E l'ha fatto attraverso un altro personaggio che in qualche modo
a cavallo fra il passato e il presente, il professor Dino Formaggio. Dino Formaggio era un professore illustre a Verona che poi è diventato un professore universitario di filosofia e scartabellando, prendendo informazioni, tra i suoi allievi c'è stato anche Massimo Cacciari, che è stato ex sindaco di Venezia, no? Un filosofo importante in Italia. Quindi il capitano Setti che cosa faceva? Cercava contatti e praticamente si organizzava sui Monti Lessini con un gruppo partigiano capitanato da un nome in codice vero, non so chi sia, non sono riuscito a raggiungere l'identità di questo signore, dopodiché veniva comunicato di sciogliere il gruppo vero e di passare alle dipendenze del CNL di Verona. Ora, chi c'era al CNL di Verona? I partigiani di Verona in quel periodo erano capitanati da persone che sono sostanzialmente state catturate e torturate dai tedeschi. Uno dei più conosciuti era il tenente colonnello degli Alpini, Fincato, e Fincato poi è stato catturato dai tedeschi, è stato torturato, dai nazisti, è più corretto dire, torturato fino alla morte. Non ha rivelato niente del gruppo, e Fincato però aveva dato degli ordini a papà a papà Alessandro VII, aveva dato l'ordine di coordinare diciamo degli uomini suoi e prendere informazioni sulle fortificazioni naziste nella zona di Verona Est e della zona di San Michele Extra, quindi diciamo la zona est e i quartieri di Verona, cosa che papà aveva fatto tramite un ragazzo che conosceva lui che lavorava con i nazisti. Quindi si era cominciata la raccolta di queste informazioni. Poi che cosa è capitato? È capitato che con la fine di Fincato e del gruppo, diciamo, originario dei partigiani e dei patrioti che operavano in quella zona, praticamente si era dissolto il contatto, come spesso accade. Dissolvendosi il contatto, a questo punto uno pensa esclusivamente a salvarsi la pelle. Ecco, è giusto anche ricordare questo giovanetto Enzo Paris, vicino di casa, costretto a lavorare con i tedeschi, e lui era riuscito a farsi fare un disegno delle fortificazioni della zona di Quinto e di San Michele Extra. Poi a questo punto che cosa accade? Che praticamente il capitano Setti ha sopravvissuto in qualche modo privo di collegamenti, nascosto chiaramente in casa facendo perdere le tracce, fino al febbraio del 45, in cui riprendeva, dice la lettera firmata da Gianfranco De Bosio, riprendeva i contatti col CNL tramite il tenente Luciano Arzona del comando militare. Poco prima della liberazione il contatto veniva nuovamente interrotto e a questo punto, soltanto dopo la guerra, quindi il 2 maggio del 1945, era il ministro della Regia Aeronautica Gasparotto, di passaggio per Verona, incaricava il capitano pilota Setti Alessandro di riorganizzare la Regia Aeronautica di Verona e provincia. Ecco, e così si conclude questa lettera del Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale. Cosa ricordo di papà dopo la guerra? Allora, papà non amava parlare di sé, non amava parlare di quello che aveva fatto durante la guerra, se non per raccontare di quante volte l'aveva scampata praticamente per il rotto della cuffia. Ci sono delle cose che lo commuovevano
Queste magari, a parte la guasconeria del personaggio, che questi piloti poi erano tutti un po' matti, no? Però ecco, ci raccontava di quando con l'aereo sotto un fuoco serrato, cioè il suo equipaggio gli si era messo praticamente a protezione intorno al seggiolino di pilotaggio per evitare che lui venisse colpito, no? Quindi, e per lui questa era una cosa estremamente bella, commovente, perché in qualche modo preferivano morire loro, perché salvando lui conservavano per il gruppo la possibilità in qualche modo di atterrare, di tornare a casa. Ecco, questa era la cosa importante. Poi ricordo anche quando passeggiavamo per Verona, dove lui aveva poi ricoperto anche ruoli importanti, anche a Padova per la riorganizzazione dell'aeronautica dell'epoca. Lo salutavano in tantissimi, gli volevano bene, lo abbracciavano, e io dicevo: papà, ma chi è questo? E lui mi guardava e faceva: boh, non ricordo. Quindi era in qualche modo lo consideravano amico tante persone. Ecco, poi l'altra cosa che lui ci teneva a dire è che lui era, alla domanda ma perché non eri a Verona, in qualche modo eri vicino alla Repubblica Sociale, no? Di come potevi finire tra le grinfie della Repubblica. Lui ha sempre detto: beh, io ho giurato per il re, ho giurato fedeltà al re. Quindi lui alla fine aveva una dirittura morale molto, molto precisa. Quello che era un giuramento non voleva assolutamente mancare di parola a quello che lui era stato, ecco. E questo direi era anche un po' un profilo di papà, così che ci tengo che venga messo in evidenza.